È arrivato un pacchettino e non vedo l'ora di mostrarvelo. Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avete visto dall'anteprima, ho ricevuto un bel pacchettino. Me lo manda il caro amico Mattia di The Spin Fly Way. Trovate tutti i link ai suoi social qui sotto nella descrizione del video. Sfrutterò l'occasione di questo arrivo per spiegarvi quali sono le mie esche preferite in questa tecnica, cioè lo spin fly, e durante e alla fine del video vi darò dei consigli su come utilizzarle e su come conservarle al meglio. Ma ora andiamo a scoprire cosa contiene questo pacco. Però prima di iniziare, come al solito, ricordatevi di mettere un bel pollice in su se vi piacesse il video, di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video e le nostre nuove uscite di pesca. Ora procediamo con l'unboxing. Quante belle cosine che vedo, ragazzi! Partiamo col primo articolo, i Palmer Worm. Eccoli qua, me ne ha mandati un paio. Questi sono appunto i Palmer Worm, costruiti con materiali naturali ed estremamente imitativi. Li adoro per la loro resistenza, semplicità e poi, diciamocelo, sono una grande imitazione delle nostre amate processionarie. Questi nella mia plano non possono mai mancare. Numero 2, i portasasso Homeless. Su di loro si potrebbe scrivere un libro, ma vi darò soltanto un paio di chicche che secondo me sono molto interessanti per questa tipologia di esca. Costruiti con un materiale veramente interessante, il catgut, spero di averlo pronunciato bene, ricavato dallo stomaco del vitello. È un materiale che viene utilizzato anche in chirurgia per fare le suture, visto che si riassorbe con i tessuti umani. Tornando alla pesca, è un materiale che si presenta al tatto rigido, ma quando assorbe acqua prende una consistenza molto gelatinosa, assumendo proprio l'effetto della larva. Molto imitativo, ma comunque poco rigido. Qui invece troviamo i loro fratelli, i portasasso con casa. Esca che va ad imitare la stessa larva, ma questa volta accasati, quindi con il guscio. Costruiti con una particolare lana che si va ad appesantire e ammorbidire quando bagnata, che convince il pesce ad insistere sulla mangiata vista la sua morbidezza. Altra caratteristica, la delicatezza nell'entrare nell'acqua. Prima di procedere con gli ultimi due articoli, vi invito a dare un'occhiata qui sotto in descrizione al catalogo di The Spin Fly Way. Oltre a qui sotto nel video lo trovate anche nella sua bio su Instagram e Facebook. Dateli un occhio perché ci sono parecchie esche interessanti, molte altre rispetto a quelle che vi sto facendo vedere. Procediamo con le prossime esche. Ed ecco qui i bruchi, i 2.0 e i 3.0. I primi hanno un amo con una pancia molto ampia, si prestano bene nelle buche più profonde, pescando più in verticale, mentre i secondi hanno il peso molto più distribuito, avendo una pallina in tungsteno più piccola e il peso in tutta la costruzione. Per questo si muovono in maniera più longitudinale, adatti alla pesca in acque meno profonde come raschi e fiumi di fondovalle. Realizzati entrambi con una ciniglia particolare che fa molto volume in acqua, si muovono in maniera molto armoniosa, con un ingresso in acqua molto delicato, per non rischiare di insospettire i pesci una volta che andiamo a lanciare nel nostro spot. E come ultima esca per oggi, il mitico Football Streamer, in questo caso la colorazione Fario. È disponibile anche nella colorazione Iridea, che ho già acquistato, e la colorazione Vairone, e questa manca alla mia collezione. La reputo una delle esche più versatili del catalogo, perché sono riuscito a prendere pesci in qualsiasi condizione. Grazie alla pallina in tungsteno, a forma di palla da football, avremo un movimento in fase di risalita, anche quando è veloce e forzato, da destra a sinistra, tipico degli artificiali con paletta. Un altro recupero che utilizzo io per questa tipologia di esca è il recupero a jerkata, che nonostante non sia un jerk può dare molte soddisfazioni in buche parecchio profonde, o in alternativa si può optare per il classico recupero a saltello, facendogli fare un movimento molto sinuoso all'interno della buca. Arrivati alla fine di questo unboxing, voglio lasciarvi un consiglio personale su come conservare le vostre esche da spin fly. Quando sono in pesca e utilizzo un'esca che ovviamente sarà bagnata essendo entrata in acqua, non la ripongo subito nella plano, la metto in una tasca dello zaino o più spesso semplicemente nella tasca della felpa, in modo da far sì che si inizi un po' a asciugare. Una volta arrivato a casa, prenderò tutte le esche utilizzate nella tasca o nello zaino e andandole a bagnare con le dita, semplicemente in questo modo, le farò tornare più o meno alla forma iniziale. Oppure, nel caso degli streamer, vado a dargli anche una bella pettinata, in modo che si possano distendere tutte le fibre al meglio. E a proposito di streamer, se notate, hanno questa coda in marabù, che è questo materiale sulla fine della coda, che rimane molto voluminoso
corposo quando è asciutto, ma allo stesso tempo da bagnato diventa molto sottile. Quindi per questa tipologia di esca una pettinata dopo la pescata e una bella asciugata lo farà tornare in vita. Ammetto che questo consiglio è proprio un consiglio da precisino, però vi assicuro che questo piccolo accorgimento, sia in fase di pesca che in fase di ritorno dalla pescata, potrà far durare molto di più nel tempo le vostre esche e sicuramente quando le andrete a tirare fuori dalla plano la prossima volta le troverete nella stessa condizione in cui le avete acquistate. Detto questo, concludo il video invitandovi come al solito a mettere un bel pollice in su in caso vi fosse piaciuto il video, ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina qui sotto per rimanere sempre aggiornati sui nostri nuovi video e i nostri nuovi unboxing. Ringrazio nuovamente Mattia di The Spin Flyway che mi ha omaggiato queste fantastiche esche che andrò a utilizzare sicuramente nell'imminente apertura, e mi raccomando andate a dare un'occhiata qui sotto in descrizione al suo catalogo che vi assicuro che contiene tantissime esche che sono convinto che potrebbero piacervi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo video e datemi anche qualche spunto per i prossimi contenuti. Vi ringrazio per la visione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!